In diretta con il bomber dei bomber, in diretta con Mauro Icardi su Inter TV e su Facebook. Sai che la prima in realtà non è una domanda, ma è un grazie Mauro. Grazie a voi. Allora, un derby vinto meritatamente, viene da dire. Sì, è stata una partita che abbiamo giocato bene fin dall'inizio. È una partita che dovevamo forse chiuderla prima perché abbiamo avuto delle occasioni, abbiamo avuto un palo, un gol in fuorigioco, tanti tiri in porta. Dovevamo chiuderla prima, però vincere un derby così sicuramente alla fine è spettacolare. Stanno arrivando tantissime domande su Facebook. La prima è: Mauro, ma la voce? No, la voce non ce l'ho. Ho urlato troppo nell'esultanza, non c'ho più la voce. Allora Mauro, che cosa vuol dire per te? Sei il primo giocatore nella storia che segna 5 gol di fila al Milan. Mai nessuno con la maglia dell'Inter è riuscito ad arrivare a un record così. La cosa bella è che gli ultimi 4 sono serviti per la vittoria. L'altro è stato un pareggio, però gli ultimi 4 per la vittoria, poi vincere così all'ultimo come l'anno scorso, quando ho fatto il rigore all'ultimo, come ho detto, è spettacolare. Sergio ti chiede: cosa hai pensato quando hai visto il cross arrivare? No, non ho pensato a niente, l'ho visto, c'era il difensore loro che mi teneva dalla maglia, mi tirava dalla maglia, poi sono riuscito a scappare e mi è arrivato in testa, dovevo solo metterla dentro. Arrivano ovviamente tante dichiarazioni d'amore, una è questa: sposami Mauro. Non posso, sono sposato già. È chiaro che questo era il modo migliore per ripartire, insomma, dopo la sosta, ancora una volta con il Milan, ancora una volta con un gol al 90°. Ci hai preso gusto, però sai che i tifosi magari se riescono a soffrire un po' meno sono più contenti. Come ho detto, bisognava chiudere prima la partita per non fare soffrire i tifosi, anche per noi, però dai, alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto, abbiamo dato continuità a quello che erano i risultati positivi fino alla sosta e adesso bisogna continuare. So che è estremamente difficile raccontare in parole le emozioni di un gol nel derby. Se dovessi provare a farlo, come lo faresti? No, non si può spiegare la sensazione, però c'è una sola parola, che è goduria di vincere un derby così alla fine, con un gol mio per me. Non lo posso dire, non posso esprimermi. I tifosi ci dicono adesso forza così anche con il Barcellona. Che cosa ci conviene rispondere? Intanto per stasera ci godiamo la vittoria e poi domani pensiamo al Barcellona, o da capitano dici no, adesso la testa è già al Barcellona? No, sicuramente la testa c'è al Barcellona, però stasera andiamo a casa tranquilli, godiamoci questa vittoria e già da domani mattina iniziamo a pensare alla trasferta di mercoledì. Tutti i tifosi chiaramente ti ringraziano, ti salutano, che cosa vuoi dire loro? No, grazie a tutti i tifosi, grazie a tutti quelli che ogni settimana ci sostengono. Oggi lo stadio era spettacolare e voglio ringraziare tutti quelli che sono riusciti a venire qua e tutti quelli che ci seguono da casa in tutto il mondo, perché sono veramente bravi, sono veramente appassionati della maglia dell'Inter. Un grande giocatore, un grande capitano. Mauro, l'ultima domanda, questa te la faccio io. L'anno scorso al 90° ti hai ritolto la maglia e hai fatto vedere alle telecamere il tuo nome. Ti va di farlo ancora adesso? Lo volevo fare anche oggi, però ho detto no. Se lo fai adesso non vieni ammonito. Giallo, non volevo prendere un giallo, però sì, lo facciamo, tanto la devo levare. Grazie a tutti. Allora, Borja, ti vediamo sempre molto tranquillo. Tu non sei uno che si lascia andare a grandi emozioni, però che emozione è vincere ancora una volta, come l'anno scorso, il derby al 90°? È una gioia immensa, veramente. Abbiamo fatto una bellissima gara, li abbiamo messi sempre lì in pericolo, praticamente loro non ci hanno fatto pericolo, abbiamo fatto delle belle giocate, peccato che abbiamo dovuto aspettare fino al 90°, ma anche così è una grandissima gioia. Quest'anno si sta evidenziando tanto la possibilità dell'Inter per Spalletti di sfruttare tanto i cambi. Come si entra in una partita così importante praticamente a freddo, come è stato per te, visto che sì, Nainggolan già aveva provato a stringere i denti qualche minuto, però insomma come ci si approccia quando il mister si gira e devi entrare subito? Non è facile, soprattutto perché oggi è iniziato una giornata un po' più fredda, in panchina eravamo un po' più freddi e ho avuto 2 minuti per andare su e in giù, correre un po' e entrare in partita. In una partita così intensa di questo livello non è mai facile, però i compagni mi hanno aiutato, sono entrato bene e alla fine le cose sono andate alla grande. Roby?
Beh, intanto bisogna fare i complimenti. Ti chiamano professore ormai, non sei più sindaco, ti hanno eletto a un ruolo ancora più alto perché insegni e dai le giuste indicazioni. Ti chiedeva bene Alberto, non era facile entrare subito in partita, lo hai fatto e lo hai fatto portandoti dietro con una mobilità incredibile, perché era proprio forse quella la strada, di andare sempre a cercare di prendere palla nelle zone da dove poter far partire e poter far male. Questo sei stato molto bravo oggi. Sì, grazie innanzitutto. Niente, avevamo visto tantissimi video dove loro, quando la mezzala usciva sul nostro centrale, rimaneva il buco sue spalle, e io provavo a mettermi sempre lì. Mi hanno trovato molto bene Brosso o Skriniar, e niente, abbiamo provato a fare quelle triangolazioni per arrivare al cross, al tiro, e l'abbiamo fatto tante volte. Peccato che in quelle occasioni non abbiamo fatto gol prima. Senti, ma una curiosità ancora, ti aspettavi un Milan così? Cioè, vista dalla tribuna, la sensazione era di una squadra che giocasse per non perdere e non per vincere, mentre invece mi aspettavo un atteggiamento da parte dei rossoneri completamente differente. Beh, sì, è vero che l'anno scorso ci hanno messo molto più in difficoltà con le sue pressioni alte, e quest'anno invece un po' meno, però vuol dire che anche noi siamo stati più bravi nel palleggio e nell'uscita di palla. Abbiamo avuto tantissima pazienza, abbiamo giocato tante palle centrale sull'altro centrale senza avere frenesia nel gioco, e abbiamo trovato gli spazi, le imbucate per arrivare a finire le giocate, che è sempre importante con una squadra che ripartiva forte come loro. Umberto? Ciao Borca, buonasera. Un altro gol negli ultimi 15 minuti, questo è un segnale importante che fa capire quanto state bene sia dal punto di vista fisico ma soprattutto mentale, Borca. Sì, questo ancora una volta è un'iniezione di coraggio, ci dà tantissimo fare un gol nel derby al 90esimo e portarci 3 punti. Erano importantissimi, l'abbiamo fatta, e ora siamo ancora più carichi di prima, che già eravamo tanti. Grazie Borca. Sì, per chiudere chiedo a Borca di ricordare insomma un messaggio molto importante. Sì, vorrei ricordare a tutti di inviare ora un SMS al 45533 per salvare la vita a un bambino. Mattias, sai che nell'ultimo periodo è diventata molto famosa, no? La Garra Charrua, anche ridefinita come l'artiglio che graffia. Questa sera non è stato il tuo di artiglio a graffiare, però senza quella palla lì non ci sarebbe arrivata sulla testa di Mauro. Sì, ultimamente sta succedendo spesso che negli ultimi minuti riesco a fare qualcosa di positivo per la squadra, e niente, sono contento. E adesso sta diventando sempre un'abitudine, no? Che si sente, perché negli ultimi minuti vedo che la squadra continua a spingere sempre a cercare la vittoria, e questa è l'unica maniera di portare a casa una vittoria nei minuti finali. Infatti questo è il 7° gol nell'ultimo quarto d'ora in campionato su 9 partite, insomma è un segnale importante che viene dato anche agli avversari, cioè questo è un Inter che non molla mai, si sta ritrovando quel DNA che è nella storia dell'Inter. Sì, giusto, perché non è che è successo solo una volta per caso, è successo diverse volte, e parla anche bene della questione fisica della squadra, che riesce a correre e a buttarsi in aria fino all'ultimo. Roberto? Beh, Matte, c'è da sottolineare che intanto entri ormai mediamente in area a fare occasioni da gol 4-5 volte a partita, quasi come Mauro, cioè il tuo movimento ad andare dentro viene cercato sistematicamente. Anche questa sera sei andato più volte vicino a fare la giocata vincente. Però volevo chiedere una curiosità. Sul gol annullato a Mauro, quella palla l'hai sentita toccare? Perché le immagini non fanno, sembra che ti passi sopra la testa, che non la tocchi proprio. Sì, sai che io ho sentito un po' di toccarla, ma le avevo chiesto anche all'arbitro in caso di che se non la toccavo, mi ha detto che come che era fuori gioco comunque, però non lo so perché. Però io ho sentito di toccarla, sì. Hai sentito di toccarla? Sì, Vabbè, sì. se tu hai sentito di toccarla, perché le immagini non evidenziano, non sarebbe stato fuori gioco Mauro ci va nel momento in cui c'è il tuo tocco. Se non c'è il tuo tocco, quel gol era una curiosità, ma nessuno meglio di te, poi sei molto onesto e molto sincero in questo. Però complimenti, perché volevo dirti che la partita che hai fatto è pazzesca, ma l'avete fatta tutti, una partita incredibile questa sera. Grazie. Quindi devi tagliarti i capelli più corti. Sì, col capello più corto, quella non la mancava. Facciamo così. Comunque abbiamo fatto gol, quindi se no non dicevo niente. Umberto, chiudiamo con te.
Ciao Mattias, quanto vale Ciao. questa vittoria sapendo poi che mercoledì c'è una trasferta importante, così come una trasferta importante ci sarà anche in campionato? Beh, sicuramente il derby è un campionato a parte, lo sapevamo, e poi ovviamente serve per prendere ancora più fiducia, più consapevolezza a noi stessi verso la partita di mercoledì che sarà molto difficile, ma come ho detto prima credo che il derby è un campionato a parte, e non solo per noi, ma anche per tutta la gente che lo sente molto, e volevamo regalarle questa gioia.